Nelle precedenti lezioni abbiamo parlato di apertura del diaframma, tempo di esposizione e sensibilità ISO. Oggi mettiamo insieme questi tre elementi, componendo così il famoso triangolo dell'esposizione. Se sei alle prime armi con la fotografia, dopo questa lezione sarai in grado di fare i tuoi primi scatti settando la tua fotocamera in manuale. Quindi presta attenzione perché stiamo per iniziare. Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Roberto e qui condivido la mia passione per la fotografia, video, audio e tutto quello che riguarda la creatività attraverso tutorial, recensioni, dietro le quinte e molto altro. Se anche tu sei appassionato di questi argomenti, mi farebbe davvero piacere di iscriversi al canale. È un piccolo gesto, ma è un grandissimo supporto per questo canale e soprattutto ti consente di essere sempre aggiornato e non perdere i prossimi contenuti. Clicca su iscriviti e iniziamo con questa nuova lezione. Come dicevo, in questa lezione mettiamo insieme tutti gli elementi di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti e che compongono il triangolo dell'esposizione. Ma facciamo un breve riepilogo. Il triangolo dell'esposizione è composto da tempo di scatto o tempo di esposizione, apertura del diaframma e sensibilità ISO. Il tempo di otturazione è il lasso di tempo in cui l'otturatore resta aperto per permettere alla luce di raggiungere il sensore. Più lungo il tempo di otturazione, maggiore quantità di luce raggiunge il sensore. Più breve il tempo, minore quantità di luce lo raggiunge. Il tempo di otturazione si misura in secondi o frazioni di secondo. Se quindi vogliamo aumentare la quantità di luce per avere una fotografia più luminosa, dobbiamo aumentare il tempo di esposizione. Viceversa, se vogliamo diminuire la quantità di luce. L'apertura del diaframma invece fa riferimento alla dimensione del foro che lascia passare la luce attraverso l'obiettivo per poi raggiungere il sensore. Il fotografo può regolare la dimensione di questo foro, ovvero l'apertura del diaframma, secondo una scala di valori definiti f-stop. Un valore di f-stop più piccolo, come per esempio f2, corrisponde ad un'apertura più ampia e di conseguenza una maggiore quantità di luce che raggiunge il sensore. Al contrario, un valore più alto come f16 corrisponde ad un'apertura più piccola e quindi una minore quantità di luce. La sensibilità ISO invece è in pratica la capacità del sensore di reagire alla luce che lo colpisce. Detto in maniera molto semplificata, aumentando il valore di ISO, il sensore avrà bisogno di minor quantità di luce per essere impressionato e raggiungere la corretta esposizione, mentre abbassando il valore di ISO sarà necessaria una maggiore quantità di luce per impressionare il sensore. Se ti sei avvicinato da poco al mondo della fotografia e ti sei perso le scorse lezioni, ti consiglio di approfondire questi tre elementi nelle lezioni precedenti che trovi nella playlist corso di fotografia del mio canale. Ti lascio il link in descrizione e nella scheda qui in alto. Prima di vedere come funziona il triangolo dell'esposizione, diamo una breve definizione dell'esposizione. In una prossima lezione approfondiremo ulteriormente il concetto e vedremo i metodi che un fotografo ha a disposizione per determinare la corretta esposizione. In fotografia, il termine esposizione sta ad indicare la quantità di luce o intensità di luce che in un determinato lasso di tempo viene catturata dal sensore dopo aver attraversato il sistema ottico. Per determinare la corretta esposizione si fa affidamento all'esposimetro, il dispositivo che misura la luce. Ne esistono di due tipi, l'esposimetro TTL interno alla fotocamera e l'esposimetro a luce incidente esterno alla fotocamera. Possiamo verificare l'esposizione anche attraverso l'istogramma. Farò delle lezioni dedicate e approfondite in merito. Per il momento prendiamo in considerazione l'esposimetro TTL, in modo da avere un riferimento per questa lezione. L'esposimetro TTL restituisce il risultato della lettura della luce riflessa dalla scena in un grafico che indica il livello di esposizione, che va da -3 a +3 stop. Quando il cursore indica lo 0, significa che l'esposizione è corretta. Sotto lo 0 è sottoesposta e sopra lo 0 sovraesposta. Bisogna tenere in considerazione un margine di errore, ma approfondiremo successivamente l'argomento. Per il momento va bene così. Per regolare la corretta esposizione dobbiamo intervenire sul triangolo dell'esposizione. A partire dalla lettura dell'esposimetro potrai impostare la triade tempo, apertura e ISO per regolare l'esposizione. Non esiste una combinazione giusta. La corretta esposizione può essere raggiunta con diverse combinazioni di questi tre parametri.
È bene capire che esiste una relazione che lega i tre elementi del triangolo dell'esposizione, che è chiamata relazione di reciprocità. Questo significa che a parità di condizioni di luce si ottiene la stessa esposizione se aumentando un elemento se ne diminuisce un altro dello stesso fattore. Possiamo dire quindi che fissata una determinata esposizione, diaframma, tempo e ISO sono inversamente proporzionali. Se quindi ad una determinata esposizione diminuiamo il tempo di scatto di uno stop, passando per esempio da un 60° a un 125°, dobbiamo compensare questa variazione aprendo il diaframma di uno stop o aumentando la sensibilità ISO di uno stop per mantenere la stessa quantità di luce. Ma dobbiamo tenere presente che se in termini di luce possiamo ottenere la stessa esposizione con diverse combinazioni di diaframma, otturatore ed ISO, in termini di contenuto questo non è possibile. Per esempio, possiamo ottenere la stessa esposizione scattando una foto a f4 un 125° di secondo ISO 100, oppure f16 un ottavo di secondo ISO 100 o ancora f16 un 125° ISO 1600. Se però in termini di luminosità l'esposizione delle tre combinazioni è la stessa, in termini di contenuto le fotografie risulteranno essere completamente diverse. La prima ha una profondità di campo ridotta. La seconda, oltre ad avere una maggiore profondità di campo, presenta il rischio di mossa a causa di un tempo più lungo, mentre la terza potrebbe risultare affetta da rumore digitale a seconda della fotocamera che stai utilizzando. Da questo puoi comprendere che nel settare il triangolo dell'esposizione dovrai tenere conto non soltanto della lettura esposimetrica, ma anche del risultato che vuoi ottenere. Il modo migliore per comprendere il funzionamento del triangolo dell'esposizione è quello di sperimentare. Prova a fare diversi scatti, variando i parametri di volta in volta e valuta i risultati. In questo modo potrai capire come le varie combinazioni influenzano il risultato finale ed imparerai ad ottenere il risultato che hai nella tua mente. Anche con questa lezione abbiamo concluso. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se ti piacciono questi contenuti e ti sono stati utili, ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare le notifiche e condividere questi contenuti sui tuoi social preferiti. In questo modo darai un grande supporto a questo canale e mi consentirai di offrirti contenuti sempre migliori e sempre più completi. Ti ringrazio tantissimo per il tuo sostegno e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Roberto, a presto!